sono Antonio Rausa, questo è Dio Domandando e oggi parleremo del latte. Oh, grazie. Oggi parliamo del latte. È il primo alimento con cui veniamo in contatto quando veniamo al mondo, il latte materno appunto, ricco di nutrienti, ma in grado anche di trasmetterci degli anticorpi quando noi ancora non siamo in grado di produrli. Poi man mano cresciamo e iniziamo ad alimentarci in diversi modi. Abbiamo altri alimenti solidi per esempio, e la nostra mamma perde la capacità di produrre il latte materno. Questo può farci pensare che biologicamente il latte, ma noi esseri umani siamo imperterriti. Abbiamo scoperto che alcuni animali, come per esempio le mucche o le capre, possiamo prendere il loro latte, addirittura utilizzarlo per produrre i derivati del latte, yogurt, formaggi, ad esempio, giusto per nominare alcuni dei più noti. E quindi, alla fine, cosa facciamo? Ce lo beviamo per tutta la vita. Ovviamente sempre intolleranza permettendo, perché per chi è intollerante questo non va assolutamente bene. Il latte è un alimento completo. Contiene tante vitamine essenziali, sali minerali come il ferro e il calcio, proteine, grassi, insomma sembrerebbe l'alimento perfetto per continuare a farci andare avanti con la nostra crescita e il nostro sviluppo e magari anche supportarci nella vita adulta. Eppure negli ultimi anni, accanto alla parola latte, abbiamo visto associate sempre più spesso parole come malattia cardiovascolare, rischio di obesità, diabete, persino parole come il cancro. Sembrerebbe ci siano degli studi fantomatici che associano l'assunzione del latte con un aumentato rischio di alcuni determinati tipi di cancro. Adesso vediamo subito di capire cosa c'è di vero dietro tutto questo e se effettivamente dobbiamo smettere di bere il latte. Partiamo subito con il rischio di obesità e di diabete di tipo 2. Si può pensare che il latte, avendo un alto valore nutrizionale e quindi energetico per via dei suoi grassi contenuti, in realtà ci sia un rischio legato all'obesità e al consumo del latte. Si è visto che non c'è nessuna associazione. Anzi, addirittura c'è un leggero effetto protettivo se consumato in età adolescenziale. Addirittura tra gli adolescenti che ne bevevano più del normale si è vista una diminuzione del 38% di rischio poi di sviluppare obesità. Quindi, in età adolescenziale sembra che funzioni, sembra che anzi addirittura serva questo tipo di alimento. Questo perché il latte è una risorsa di proteine ad alto valore energetico. E queste proteine hanno un'alta capacità saziante, mantenendo inalterata, quindi uguale, la massa muscolare. Questo significa che un alto contenuto di latte e derivati del latte in una dieta sono in realtà utili anche per chi deve fare una dieta per perdere peso, anche se in realtà gli studi al riguardo erano soltanto per un breve periodo, quindi per chi effettuava diete inferiori di un anno. Per quanto riguarda invece il diabete di tipo 2, in una meta-analisi che ha coinvolto ben 500.000 di persone, anzi addirittura più di 500.000 di persone, si è visto che chi consumava una grande quantità di latte e derivati del latte, come per esempio lo yogurt, avesse un minor rischio di sviluppare poi il diabete di tipo 2. Questo sembra sia dovuto al fatto che lo yogurt e i derivati del latte, ma comunque anche il latte in generale, abbia una conseguenza positiva riguardo il microbiota del nostro intestino. Non c'è nessuna associazione invece tra il consumo di latte e la prevenzione per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Si è visto però che le proteine del latte abbassino i livelli di glucosio e
stimolino la sensibilità insulinica. Insomma, fondamentale per tutte quelle persone che soffrono di diabete di tipo 2. Quindi in realtà sembra che il latte non aiuti a prevenire il diabete di tipo 2, ma comunque possa essere utilizzato per trattarlo. Riguardo il rischio cardiovascolare, ora qui iniziamo a togliere un pochino di luoghi comuni che ci sono riguardo il latte e soprattutto i derivati del latte. Formaggi, mi riferisco a voi. Si potrebbe pensare che il latte, soprattutto appunto i formaggi derivati dal latte, abbiano, come è vero che sia, hanno un alto contenuto di grassi saturi. E ci è stato insegnato fin da subito, fin dalle medie praticamente, che un alto contenuto di grassi saturi equivale a alti livelli di LDL, il così chiamato colesterolo cattivo. E quindi ha un elevato rischio cardiovascolare, infarto, ictus, insomma, e via dicendo. In realtà non è così. È stato svolto uno studio comparativo in cui il gruppo di persone è stato diviso in due sottogruppi. Un gruppo che aveva un'alimentazione con un basso contenuto di grassi in generale e un basso contenuto di grassi saturi derivati dal latte. E un gruppo invece in cui la dieta aveva sempre basso contenuto di grassi, ma un alto contenuto di derivati del latte. Indovinate un po', il gruppo che ha consumato una maggiore quantità di formaggio in questo caso aveva i livelli di LDL più bassi. Non solo di LDL, ma anche di colesterolo più bassi. In più, secondo un recente studio, consumare dai 200 ai 300 ml di latte al giorno riducono del 7-8% la probabilità di infarto. Quindi non solo in realtà il formaggio non inficia sulla quantità di colesterolo, ma in realtà addirittura bere il latte riduce la probabilità di avere un infarto. Ora c'è da fare una considerazione importante: non significa adesso che possiate mangiare tutto il formaggio che volete senza avere problemi sul colesterolo. È ovvio che mangiare tanto formaggio equivale comunque, a prescindere, ad introdurre tanto colesterolo, tanti grassi. Quello che sto dicendo è che a parità di dieta, quindi contenuto di acidi grassi nella dieta, quelli che assumono questi acidi grassi dal formaggio non hanno problemi a livello cardiovascolare. Un altro piccolo appunto va fatto riguardo le ossa. Si è sempre detto che il latte contiene tanto calcio, quindi aiuta lo sviluppo delle ossa. In realtà si è visto che non è il contenuto di calcio che favorisce lo sviluppo delle ossa, ma il contenuto di magnesio in latte e derivati che favorisce lo sviluppo di ossa forti. Questa associazione, quindi maggior contenuto di latte e miglior sviluppo delle ossa, vale soltanto durante l'adolescenza, quindi durante la fase della crescita. In realtà in età adulta non si è vista nessuna associazione tra consumo di latte e ridotto rischio di osteoporosi, per esempio, o fratture a livello osseo. Infine, per quanto riguarda il cancro, se ne è parlato in lungo e in largo, soprattutto per quanto riguarda il colon retto, il cancro al seno nella donna e il cancro alla prostata, ovviamente nell'uomo. In tutti questi tipi di cancro non c'è stato nessuno studio conclusivo che indichi come ci sia un'associazione tra il consumo di latte e l'insorgenza di questo tipo di cancro. Addirittura per quanto riguarda il colon retto si è visto che l'assunzione di latte potrebbe avere una funzione preventiva per questo tipo di tumore, ma sembra sia soltanto nell'uomo, quindi mi dispiace donne.
Per quanto riguarda invece il seno, sembra che anche in questo caso ci sia un ridotto rischio di sviluppo del cancro al seno. Infine, per quanto riguarda il cancro alla prostata, si pensava che l'assunzione di latte andasse ad aumentare il rischio di cancro alla prostata. Invece si è visto che questi studi erano fatti male, erano troppo poco omogenei, quindi avevano delle persone prese un po' a random tra di loro, e quindi questi studi non sono più considerati validi. Fondamentalmente non c'è nessuno studio che associa il latte ad un aumentato rischio della cancro alla prostata. Infine spendiamo 2 parole per i sostituti del latte. Quindi possiamo metterci qua dentro le bevande alla soia, riso, e chi più ne ha più ne metta, cocco, chi più ne ha più ne metta. Nessuna di queste bevande ha le stesse caratteristiche che presenta il latte, sia organolettiche che a livello di proprio composizione chimica. In particolare, la maggior parte hanno un altissimo contenuto di zuccheri, anche se hanno un basso contenuto di acidi grassi rispetto al latte. Ma questa altissima quantità di zuccheri implica che in realtà esse abbiano un'alta densità energetica. E quindi in una dieta ci vanno ancora peggio rispetto al latte, che già comunque ha una buona densità energetica. In più, facendo una veloce carrellata, nel latte derivato dal riso si è visto un alto contenuto di arsenico non biologico. E addirittura, per quanto riguarda la soia, abbiamo delle sostanze simili agli estrogeni, che quindi possono addirittura far male alle donne, ma anche agli uomini. Potrebbero sviluppare delle patologie importanti. Quindi abbiamo visto che il latte in realtà non è assolutamente un problema berlo, non ci dà problemi dal punto di vista di rischio dell'obesità, anzi addirittura se consumato in età adolescenziale si riduce questo rischio. Riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, se non addirittura riesce a trattare alcune parti del diabete di tipo 2, come per esempio l'insulino resistenza. Non dà problemi di rischio cardiovascolare né il latte né i derivati, né il formaggio. A parità di quantità di grassi che noi mettiamo nel corpo, per esempio banalmente olio, formaggio, se noi mangiamo il formaggio stiamo meglio, abbiamo un rischio ridotto di sviluppare un infarto. Ci fa sviluppare più efficacemente le ossa in età adolescenziale. Non è associato a nessuna forma di cancro, anzi addirittura alcuni tipi di cancro come il cancro al colon retto o al seno sembra che riduca la probabilità di svilupparli. Insomma, il latte è un alimento completo che non ci fa che bene. Ovvio, tutto questo deve essere sempre contestualizzato. Ci sono delle persone che non vogliono bere il latte per una questione di tipo etico. Ci sono delle persone che non possono bere il latte per quanto riguarda invece proprio l'intolleranza al lattosio. Insomma ragazzi, abbiamo capito che il latte ci può fare solo che bene se lo possiamo bere. Se un video vi è piaciuto lasciate un like. Se avete delle domande o dei commenti, scrivetemeli giù ovviamente nella sezione commenti. Noi ci rivedremo al prossimo video. Ciao!